Benvenuto! Oggi Heavy Metal Heaven ha il piacere di condurti in un apprezzabile viaggio in uno spazio tra oscurità, calore e sensibilità. Almeno secondo chi ha scritto questa recensione, lo spagnolo è una delle lingue più adatte per cantare. Anche nel metal, questa lingua riesce ad aggiungere un tocco in più per quanto riguarda la musicalità. Di conseguenza, spesso le band che la usano ci hanno incuriosito tanto da sceglierle per una recensione. Non in tutti i casi si è rivelata la scelta giusta. In effetti, se lo spagnolo è il tuo unico vero spunto originale, è possibile che tu prima o poi venga a noia. Per fortuna, però, non è il caso della band di oggi, i Narwhale. Band nata nell'Asturia nel 2016, ha pubblicato un anno dopo il suo EP omonimo, seguito nel 2019 dall'esordio sulla lunga distanza Earth of the Corpse Whale. In entrambi i dischi i Narwhale adoperavano il classico inglese, ma per il secondo full length, El Espacio Interior, hanno cambiato strada. Concept album ermetico e a suo modo intimo uscito lo scorso 1 maggio, è tutto cantato nella lingua madre del gruppo. Una scelta che paga. Merito anche di Javier Fernandez, che sfodera una voce pulita, non molto tecnica, ma espressiva e profonda, nonché perfetta per il genere degli spagnoli. È l'elemento più evidente di uno stile musicale che beneficia però di molte altre sfaccettature. Di base, El Espacio Interior mescola progressive e post-metal, nessuno dei quali è però interpretato nel senso più classico. Quando il primo è orientato più sul lato emotivo che su quello tecnico e presenta influssi persino anni 70, il secondo è inteso nel senso più moderno possibile, quello più melodico e staccato dallo sludge originale. Il complesso è votato soprattutto verso la creazione di atmosfere dilatate, spaziali, di oscurità calda e profonda a livello di emozioni, un compito che ai Narwhale riesce molto bene. Oltre a capacità tecniche all'altezza della situazione e della sicurezza con cui integrano influssi esterni, il vero punto di forza degli spagnoli è la cura per i dettagli. Cura percepibile non solo nelle strutture delle canzoni, studiate molto bene, ma soprattutto nella coerenza e nella potenza delle sensazioni evocate, anche nei momenti in cui le tante sfumature si accavallano. È un'abilità ben al di sopra della media del progresso, riecheggia piuttosto la sensibilità di post-rock e metal al meglio delle loro possibilità. La grandezza dei Narwhale nel suscitare emozioni è udibile soprattutto nella prima parte di El Espacio Interior, in special modo in Nebulosa Barnard 33 e Océanos de Tiempo. La prima è un lunghissimo viaggio tra momenti epici possenti, frangenti intimisti e tanto altro, oltre 12 minuti all'insegna di prog e trascendenza. Ma ancor meglio fa la seconda, dimessa e potente più dal punto di vista espressivo, per quanto non manchino anche riff pesanti e melodie incisive. Degna di citazione anche Los Anillos de Saturno, sia la prima metà, la più doom e lenta del disco, sia la seconda, che sale di intensità fino a toccare lidi estremi, funzionano che è una meraviglia e mostrano bene il lato più eclettico degli spagnoli. È anche vero che dall'altro lato, le ultime 2 canzoni in scaletta non sono all'altezza delle prime 3. Forse è colpa del fatto che in questo finale le atmosfere diventano un filo ripetitivo. Anche così, tuttavia, il livello non si abbassa troppo. Neppure con Pantanos de Neptuno, breve strumentale, che è il punto più basso del disco. Scorre però piacevole e non è di intralcio alla riuscita del resto. In conclusione, El Espacio Interior si rivela un lavoro di classe superiore, intimo e caldo. Forse non è per ogni palato. Se le sonorità prog sono poco digeribili per una parte del pubblico metal, la sensibilità del post-metal lo è ancora meno. Ma se nessuno dei 2 mondi ti spaventa, non possiamo far altro che consigliarti in maniera appassionata una bella immersione nello spazio interiore dei Narwhale. Voto di Heavy Metal Heaven 84 su 100. Per oggi è tutto. Se hai apprezzato questo video metti il like, condividilo e commenta. Puoi anche iscriverti al canale e cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi contenuti. Ti invitiamo inoltre a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!